Voglio farvi vedere oggi, voglio mostrarvi il metodo che io ho utilizzato all'inizio della mia carriera per passare da una lettura di tarocchi amatoriale, quindi meccanica, slegata, ad una professionale, quindi fluida ed accurata. Ed è lo stesso metodo che utilizzo con i miei studenti. Bene, andiamo ad iniziare. Ciao e benvenuti sul mio canale, io sono Minti di Minti Tarot, per chi non mi conoscesse sono una cartomante tarologa ma anche un coach di sviluppo intuitivo, perché considero che i tarocchi e l'intuizione sono estremamente legati e si possono sviluppare e coltivare la lettura dei tarocchi da un lato e la nostra intuizione molto bene insieme. Dunque, oggi volevo appunto descrivere i passi, il metodo che ho utilizzato io per passare da una lettura amatoriale, slegata, a una fluida e accurata, perché per chi non mi conosce molto bene, io ho iniziato a leggere tanti anni fa i tarocchi, ma all'inizio per molto tempo non riuscivo appunto a legare le carte insieme, quindi prendevo il manuale, guardavo i significati delle varie carte e cercavo di capire come poterle combinare insieme e diciamo non sono riuscita a farlo per molto tempo, fino a che non sono giunta a capire che dovevo cambiare proprio approccio e questo nuovo approccio lo voglio descrivere appunto in questo video, voglio darvelo perché lo considero molto valido, almeno ha aiutato me, ha aiutato i miei studenti, quindi penso che abbia dei riscontri positivi. Il primo step che io considero veramente importante per avere appunto una lettura fluida con i tarocchi è di creare un rapporto personale con il mazzo di carte e un set personale di interpretazioni e significati delle carte. Io non sono contro lo studio dei manuali, anzi promuovo la lettura di più di un manuale perché questo ci arricchisce la nostra interpretazione delle carte di volta in volta, però non, sono contraria a considerare i significati che trovate nei manuali come dei dogmi. Ricordatevi che questi significati sono un'interpretazione personale dell'autore del manuale oppure sono ripresi da autori anteriori, quelli classici, Crowley, Waite, Levi, eccetera, eccetera, che sono degli esoteristi dei secoli passati. Questi significati quindi non sono, diciamo, stati creati fin dall'inizio con il mazzo dei tarocchi, non vengono da una tradizione popolare, sono stati creati da degli esoteristi in passato che hanno combinato le varie carte con altre discipline, quali l'astrologia, la numerologia, eccetera, eccetera, in base alle loro conoscenze, in base alla propria intuizione. E così gli autori contemporanei, no? Che magari adesso combinano i tarocchi con altre discipline come le filosofie orientali, come lo yoga, come le teorie dell'aura, dei chakra, eccetera, e combinano le varie carte con i vari fattori di queste nuove teorie. Ehm, quindi non considerate questi significati che trovate nei manuali come dei dogmi, bensì come dei suggerimenti. Quindi cercate di guardarli in maniera critica e sentire dentro di voi se risuonano con voi. Se risuonano li tenete, se non risuonano non li considerate, d'accordo? Date credito alla vostra intuizione quando siete di fronte alla carta, ehm, fate parlare il vostro inconscio quando guardate la carta e cercate di capire se i significati che trovate nei manuali hanno senso per voi, risuonano con voi oppure no e createne di nuovi
magari per ogni settore. Il 7 di denari, cosa vorrebbe dire in ambito finanziario, cosa vorrebbe dire in ambito sentimentale, relazionale, spirituale, eccetera, eccetera. Quindi io vi consiglio di riflettere davanti alla carta, a ogni carta dei tarocchi, prendervi un diario, un quadernino e scrivere le vostre impressioni e le vostre interpretazioni per ogni carta, magari per ogni settore, no? Quindi il 7 denari in ambito finanziario, in ambito amoroso, eccetera, eccetera. E quindi così riuscite piano piano nel tempo a creare un vostro set di significati personali che saranno sempre temporanei, cioè il vostro set di significati evolverà nel tempo, ingrandirà sicuramente con gli anni, ma evolverà, cambierà. Inizialmente darete un certo tipo di interpretazione alla carta, poi dopo un po' ne darete un'altra perché voi siete cresciuti, il vostro inconscio sarà cambiato, il vostro rapporto con l'intuizione sarà migliorata, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente anche quello, quelli che creerete col vostro quaderno, eccetera, eccetera, non dovete prenderlo come fissato nel tempo, bensì come un essere vivo che evolve insieme a voi. Quindi date credito, ecco questo è il messaggio finale di questo punto, date credito alla vostra intuizione, fate parlare il vostro inconscio quando guardate ogni singola carta e prendete i significati che trovate nei vari manuali come suggerimenti e teneteli con voi se vi risuonano. Secondo punto molto importante, secondo me, è quello di mettere da parte il manuale e il vostro diario con il set di significati, i vostri appunti, eccetera, da parte quando leggete le carte. Quindi prendete tutto, mettete tutto dentro un cassetto, lo chiudete e poi andate a leggere le carte a braccio. Questo potrebbe essere un passo che può spaventare alcuni di voi, soprattutto se lo fate per altre persone, se leggete le carte per altre persone, però non vi preoccupate perché quello che avete studiato rimane dentro il vostro cervello, dentro la vostra mente, non ve lo scordate, anche se avete la tentazione, no, di leggere il manuale perché non vi ricordate tutti i significati che una carta può avere, ecco, in realtà no, ve li ricordate. Però tenere il manuale accanto a voi o i vostri appunti accanto a voi mentre leggete le carte blocca la vostra comunicazione con l'intuizione, assolutamente vi blocca. Invece dovete andare a braccio e se siete bloccati, se pensate di non saper interpretare una particolare carta, eccetera, eccetera, partite sempre dall'immagine, descrivete l'immagine ad alta voce e piano piano vedrete che vi ricorderete tutte le nozioni, tutti i significati, tutto quello che pensate di non ricordare, ve le ricorderete tutti. Perché sono sicura di questo? Beh, un po' per esperienza, ma perché noi abbiamo due tipi di memoria, una a breve termine e una a lungo termine, e sono legate a due tipi di funzione mentale che abbiamo. La prima è quella di la mente superficiale, diciamo quella conscia, che è quella che utilizziamo quando studiamo, quando leggiamo un libro, per esempio, no? Quando prendiamo appunti, quando scriviamo le nostre impressioni, eccetera, eccetera. In quel momento noi utilizziamo la mente conscia e la mente conscia ha la funzione di focalizzare, no, la nostra attenzione su qualcosa. Però non ha una gran memoria, ha soltanto una memoria di breve termine.
ed è quella memoria a breve termine che vi dà l'impressione di non ricordare niente delle carte se non avete il manuale accanto a voi. Però noi accanto alla mente conscia abbiamo la mente inconscia, che è la mente che ci permette di respirare anche quando dormiamo, quindi quando la mente conscia non lavora, e tutte le funzioni del corpo, eccetera, regola quello. E ha la mente inconscia una memoria di lungo termine, direi perenne, cioè si ricorda tutto, d'accordo? Magari entrate in una stanza, consciamente, non una stanza che voi non conoscete, con alcune persone che non conoscete, consciamente non notate nulla, ma la vostra mente inconscia registra tutto e ricorda tutto. E poi magari viene fuori quando serve, d'accordo? Questa memoria, questi ricordi vengono fuori quando vi saranno utili. Per questo quando leggete le carte a braccio e senza il manuale, gli appunti, date la possibilità alla mente inconscia di lavorare per voi e quindi di portare alla luce tutto ciò che vi serve durante la lettura dei tarocchi che riguardano quelle particolari carte che stanno sul tavolo. Quindi non vi preoccupate, non sarete assolutamente bloccati. Se siete bloccati un po' all'inizio è perché non avete ancora dato abbastanza credito al vostro inconscio e quindi è semplicemente una questione di pratica. Per chiarire il concetto dei due tipi di menti, vi riporto l'esempio della guida della macchina. Non so se vi ricordate quando, se avete la patente, all'inizio, quando cercavate di fare la pratica con la patente, no? Era molto complicato perché dovevate tenere a mente tutto, no? Da una parte il cambio, i pedali, le marce, quindi sembrava molto difficile, no? Questo perché? Perché stavate utilizzando la mente conscia, che ovviamente doveva consciamente ricordarsi di pressare la frizione, poi lasciarla andare, mettere il gas, mettere la prima, poi la seconda, togliere la frizione, mettere l'altra marcia, eccetera, eccetera. Stavate lavorando con la mente conscia e questo rendeva tutto molto difficile. Poi dopo un po', quando siete diventati bravi perché? Perché era tutto in automatico ed è diventato in automatico quando ha iniziato a prevalere la mente inconscia mentre guidavate la macchina. Perché è come se la mente inconscia avesse, dopo un po' di ripetizioni, inglobato queste nozioni, questi movimenti in automatico e una sorta di memoria corporale anche del corpo. E quindi voi non dovevate più pensare alle marcia, come mettere la marcia, eccetera, eccetera. Ci pensava in automatico la mente inconscia e quindi potevate anche chiacchierare col vostro amico al lato mentre la mente inconscia guidava tranquillamente da sola. Questo in tutto, quando imparate le lingue, all'inizio usate la mente conscia, poi diventa tutto automatico perché prende carico della questione la mente inconscia. E così con la lettura delle carte. A un certo punto la lettura diventa fluida anche perché è la mente inconscia che si prende carico di leggere le carte e non la mente conscia. Il problema qual è? Che se continuate a tenere il vostro manuale accanto a voi quando leggete le carte, o anche peggio, continuate a utilizzare quelle carte con i significati scritti sopra, non riuscite a fare il salto di qualità e quindi rimarrete sempre frenati, cioè frenerete la vostra mente inconscia, come dire, date peso alla vostra mente conscia, quella che prevale nel momento in cui vedete andate a guardare il manuale o vedete le parole chiave sulle carte, è come date accesso alla mente conscia, non a quella inconscia, e quindi la lettura diventa slegata.
basicamente. Quindi dovete dare credito alla vostra mente inconscia, dovete dargli spazio soprattutto. Perché lavori bene, perché la mente inconscia inizi a lavorare in autonomia, dovete darle spazio. Quindi togliete il manuale, togliete le parole chiave a un certo punto e vedrete che farete il salto di qualità. Terzo punto di questo metodo per leggere i tarocchi in maniera fluida ed accurata è quello di cercare di avere una storia coerente con le carte, quindi durante la lettura creare una storia coerente, con un soggetto, un'azione, un risultato, eccetera. Leggere le carte quindi in maniera combinata, usando strategie che permettano di combinare le carte e cercare di avere appunto alla fine una storia coerente, perché ricordatevi che i lettori di tarocchi, cartomanti, tarologi, quelli che siano, sono fondamentalmente dei cantastorie, nel senso che creano un senso, d'accordo? Il consultante viene da voi per trovare un senso nella sua situazione e volendo anche una soluzione, un consiglio dalle carte e quindi bisogna cercare di avere una lettura coerente, non semplicemente una lettura dei fatti senza una coerenza interna e che soprattutto non rispondano alla domanda. Molto spesso vedo nei vari gruppi di tarocchi, no? Tipo in Facebook, eccetera, eccetera, che magari si fa una domanda tipo otterrò la promozione e poi la stessa ehm, è una serie di 5 carte dove il lettore inizia a dire ah ma vedo che c'è molto stress, ah ma vedo che c'è questa persona che è contenta di te ma quell'altra no, eccetera eccetera, cioè tutta una descrizione di fatti che però non danno un messaggio coerente e soprattutto non rispondono alla domanda. E quindi se fate così con i vostri consultanti va a finire che il consultante esce più confuso di prima. Quindi dovete cercare di trovare una storia, di creare una storia con le vostre carte, magari utilizzando delle posizioni precise che leghino le varie carte con una logica interna, che so, delle carte che rappresentino il consultante, delle carte che rappresentino l'ambiente in cui si muove, il consiglio delle carte, il risultato finale, eccetera. Usare delle stese con delle posizioni precise può aiutare all'inizio a creare una storia coerente, ma anche buttando delle carte alla rinfusa, tipo charms sul tavolo, permette di creare una storia coerente se noi lo vogliamo, se noi abbiamo come scopo durante la lettura quello di rispondere alla domanda data. Quindi non perdete mai l'attenzione, il focus sulla domanda. Ricordatevi che tutte le carte del tavolo sono lì per rispondere insieme alla domanda. Quindi se ne utilizzate una, solo quella risponderà al fatto che il consultante sarà promosso o meno. Se ne mettete 5, tutte insieme andranno combinate per creare una storia che risponda a quella domanda. Questo è il metodo che ho sviluppato, diciamo, neanche senza saperlo negli anni, che mi ha permesso di passare da una lettura, diciamo, slegata, meccanica, a una fluida e accurata e soprattutto che sia di aiuto ai miei consultanti. Ed è il metodo che utilizzo con i miei studenti nel mio programma Tarot Pro, dove lavoriamo proprio su questi 3 punti. Da un lato lavoriamo per creare un rapporto personale con il mazzo, un vocabolario interno
personalizzato con le carte, quindi riflettere su ogni carta e capire come interpretarla per ogni tipo di domanda, per ogni situazione, da quella più pratica a quella più spirituale, sulle vite passate, sull'anima gemella, sulla carte che ci permettono di comunicare con lo spirito guida, eccetera, eccetera. Quindi in varie situazioni, in vari tipi di domande. Inoltre lavoriamo nel sviluppare l'intuizione durante la lettura delle carte e quindi facendo lavorare il nostro inconscio, cioè aprendo la porta del nostro inconscio e quindi permettere la canalizzazione di messaggi intuitivi durante la lettura con vari esercizi di gruppo, a casa, eccetera, con ovviamente il mio feedback. Si lavora molto sul rapporto con l'intuizione durante la lettura, a aprire i canali intuitivi, ma soprattutto a riconoscere i messaggi intuitivi e a non sopprimerli all'inizio, perché appunto molto spesso siamo già molto intuitivi, ma non lo sappiamo perché la nostra mente conscia prevale, soprattutto per esempio se usiamo il manuale. Invece se ci focalizziamo sulle carte riusciamo appunto riconoscere anche i messaggi intuitivi che riceviamo, che possono essere delle immagini, dei suoni, dei pensieri, delle sensazioni fisiche, dei sentimenti che ci vengono fuori durante la lettura delle carte. Questi sono molto importanti perché sono poi quelli che rendono la lettura molto più curata rispetto a semplicemente attribuire dei significati che abbiamo trovato nei manuali in precedenza. Inoltre impariamo a creare una storia, sempre con tanti esercizi, a capire come si sviluppa la storia attraverso delle stese, attraverso soprattutto strategie che permettono di combinare le carte fra di loro, combinare 2 carte, 3 carte, 4 carte, eccetera. Facciamo delle stese anche di 12, 15 carte che permettono di combinarle fra di loro in questi quadri di carte, ma rimanendo sempre con il focus sulla domanda in modo da dare una risposta precisa, concreta e di aiuto al consultante, ma creando comunque una coerenza interna alla lettura. Pro è un programma a ciclo continuo dove ogni mese ci si focalizza su una particolare strategia, su una particolare tematica, però apro le porte soltanto durante alcuni periodi dell'anno quando si liberano dei posti, perché comunque voglio lavorare sempre con un nucleo molto piccolo di persone, perché così abbiano la mia attenzione il più possibile. Quindi se sei interessato o interessata a avere informazioni a riguardo, sapere se ci sono dei posti liberi, scrivimi tranquillamente alla mia email che è mintitaro@gmail.com. Bene, se vi è piaciuto il video, se vi è stato utile, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e spero di rivedervi presto nel prossimo video. Ciao!